Ciao a tutti da Marco e benvenuti in questa nuova live qui sul mio canale YouTube. Come state? Spero tutto alla grande. Oggi siamo qui per trattare un tema e una live veramente un po' particolare, perché più che una live con consigli, pillole, è una vera e propria lezione, in cui acquisiremo delle strategie analizzando un caso studio molto, molto interessante. Quindi intanto fatemi sapere in chat se ci siete, se tutto bene, se si sente, in modo che possiamo andare alla grande. Vedo già un po' di gente in chat, fantastico. La cucina, benvenuto. Poi abbiamo Fabrizio, ciao a tutti quanti. Silvia, che bello vedervi qua tutti in compagnia. Ottimo, ottimo, dai, fa piacere che intanto stiamo arrivando e sta crescendo il pubblico. Giusto intanto per aspettare i ritardatari, ai ai ai, do un piccolo preludio di quello che vedremo oggi. Vi faccio anche una piccola premessa. Quando stavo per collegarmi, stavo riflettendo sulla mole di informazioni che riceverete oggi, tanto che mi stavo dicendo: "Ma ha senso lasciare questa live con così tanto valore, così pubblica per tutti? O forse magari è meglio trasformarla in una lezione a pagamento?" Perché veramente le nozioni che troverete sono veramente tantissime. Ciao Tibevo, benvenuto. Come risparmiare veramente? Ciao anche a te. Che bella, siamo tantissimi oggi pomeriggio barra mattina, siamo nell'ora di pranzo, quindi insomma che se state mangiando buon appetito intanto. Allora, come dicevo, oggi trattiamo quindi questo tema e andiamo subito a aprire le slide che vi faccio vedere un po' il programma di oggi. Come potete notare, è suddivisa in 3 aspetti. Parleremo di questo canale YouTube che si chiama Beluga, nome un po' particolare, adesso vi farò anche un piccolo cenno sulla storia di questo canale, che, ha sviluppato una strategia, una metodologia che gli ha permesso di raggiungere, come avete visto anche nel video introduttivo, i 4.000.000 di iscritti in soli 3 mesi, okay? Si tratta di fortuna? È stata una casualità oppure, come dicevamo, c'è stata una pianificazione e una strategia ben precisa? Ed è quello che andremo un po' a sviscerare oggi in questa live. Quindi vi racconto un po' in breve la storia di Beluga. Beluga è un canale che adesso piano piano vi spiegherò, vi mostrerò di che tipo di contenuti porta, che nasce, come tanti canali di ragazzi giovani, sul tema Minecraft. Infatti inizialmente aveva un nome un po' diverso e portava video di Minecraft piuttosto che reaction e cose del genere. Però il canale non stava tanto crescendo. Infatti se provate ad andare a cercarlo sul sito Social Blade, che è uno strumento che ci permette di vedere l'andamento dei canali YouTube, per tanto tempo la sua crescita è stata abbastanza rallentata, parliamo di 200, 300 iscritti al mese, okay, che per alcuni può essere tanti, ma per altri possono essere davvero pochi. Però è successo qualcosa, a un certo punto c'è stata un'esplosione di crescita che gli ha permesso quindi di raggiungere risultati davvero eccezionali. E quindi oggi vedremo anche appunto questo sviluppo, no, tutto questo piano di lavoro che ha sviluppato e soprattutto come possiamo anche noi applicarlo al nostro canale. Sì, perché quello che ha fatto lui si può tranquillamente applicare già da dopo a fine live, già da oggi, già da domani, insomma, quando preferite. Quindi detto ciò, se siamo pronti, intanto ciao anche a te Fabio, benvenuto. Oh, che bello, siamo proprio in tanti oggi. Allora, partiamo dal primo passo, okay? Il primo passo è una vera e propria, diciamo, formula che lui ha usato per, far crescere il suo canale YouTube. Allora, quando si parla di far crescere il proprio canale, ci sono varie metodologie. Infatti c'è per esempio, la SEO, okay, c'è la promozione tramite altri social, c'è, tante cose, ma si può fare davvero in tanti modi. Lui ha usato una strategia molto, molto interessante, che però poi io vi andrò a spiegare come potete applicarla anche a modo vostro, personalizzarla per voi. Dovete sapere che lui, prima di creare questo canale Beluga, ne aveva un altro che ha raggiunto, un po' di tempo fa, 1.000.000 di iscritti, okay? Quindi quando ha raggiunto questo risultato si è detto: "Proviamo a ripetere, vedere se riesco a ripetere l'impresa, no, di fare un canale così grande". E quindi cosa ha fatto inizialmente? Ha, praticamente sfruttato il pubblico, passatemi il termine sfruttato ovviamente, il pubblico che aveva, a disposizione, okay, in quel canale che già lo seguiva, per far conoscere il nuovo canale.
e quindi praticamente metteva il link del canale nuovo in descrizione, lo metteva, nella tab community, quella che adesso si chiama post, insomma nei commenti, chi più ne ha più ne metta. E quindi di conseguenza questo gli ha portato una leggera crescita, okay, non è che questa cosa gli ha permesso di esplodere subito, però secondo me, in base alle mie esperienze, i dati che ho raccolto nel tempo, questa cosa è stato il catalizzatore, diciamo, della sua crescita, perché gli ha permesso comunque di accendere la miccia, che ha permesso a YouTube poi di capire, gli argomenti, i temi che trattava quel canale, quindi di consigliarlo a un pubblico realmente interessato a quel tipo di contenuti, okay? Quindi come possiamo anche noi, in un certo senso, applicare, creare il nostro catalizzatore? Essenzialmente io ho identificato 3 elementi fondamentali scusate perché si è scoperta dalla slide, 3, elementi fondamentali per creare il nostro catalizzatore. Il primo è la SEO. Ho già fatto una live, dei video in cui parlo della SEO, ve li lascerò poi in descrizione nei commenti, che per dirvela in breve è una tecnica che ci permette di dare più visibilità ai nostri video in maniera organica. Cosa significa organica? Significa senza spendere un euro. Quindi, utilizzando questa tecnica, che essenzialmente significa: cerco una parola molto ricercata dagli utenti o usata dagli utenti, dalle persone, per cercare un contenuto, e io uso questa tecnica per far sì di apparire far apparire il mio video, scusate, quando appunto un utente sta facendo un certo tipo di ricerca o anche nei video consigliati. E quindi, ripeto, vi lascio, voi poi andatevi a guardare la guida completa in cui parlo della SEO per poterla applicare al vostro, canale e ai vostri video. Un altro elemento è la creazione di contenuti evergreen. Cosa significa contenuti evergreen? Anche qui molto veloce perché l'ho detto tante volte, lo trovate nei miei video. Contenuti evergreen sono quei contenuti che sono validi, che non scadono mai praticamente, e quindi uno può vedere anche fra 6 mesi, fra 1 anno, fra 5 anni, e sono sempre un contenuto o che è piacevole da guardare, quindi che non scade, ma che dall'altra parte può anche essere utile sempre, okay? Un contenuto evergreen, per esempio, può essere come fare la ricetta di un piatto in particolare, no, a meno che un giorno uno scopra una ricetta diversa e la torta di mele si fa in un modo, la lasagna si fa sempre in un modo, la carbonara si fa sempre in un modo, e quindi alla fine è sempre uguale per tutti. Di conseguenza, se voi create i vostri contenuti evergreen, avete maggiori possibilità di avere una crescita costante e crescente nel lungo periodo. Poi un terzo elemento è un po' quello che ha fatto lui, ma in chiave diversa, ovvero lui, come dicevo, usava questo canale già famoso per dare la spintarella a quello nuovo. Voi potete usare questo stesso metodo, ma in concetti e in contesti diversi. Per esempio, avete una mailing list? Magari fate raccolta email, fate email marketing, potreste fare il lancio, per così dire, del canale alla vostra mailing list. Siete già forti su un altro social? Su TikTok, su Instagram, su Facebook e quant'altro? Anche lì annunciate che avete un nuovo canale YouTube. In questa maniera intanto cosa fate? Fate atterrare sul vostro canale persone che sono in target, persone profilate a cui potrebbero realmente interessare i vostri contenuti, perché se vi stanno seguendo in altri contesti, perché non dovrebbero farlo su YouTube? E questa aiuta in maniera molto veloce all'algoritmo di YouTube a capire a che tipo di utenza vi rivolgete, okay, e di conseguenza poi lavorerà piano pianino per portare, questi video all'attenzione di chi cerca quel tipo di video. Perché ricordiamoci, regola fondamentale che non mi annoierò mai di ripetere: YouTube non cerca persone per i video, ma video per le persone. È una citazione non mia, quindi non è farina del mio sacco, è un altro esperto che l'ha detto una volta. Quindi se noi già portiamo un pubblico sul nostro canale che si iscrive, che guarda i video, che mette like o che commenta, stiamo alimentando, per così dire, l'intelligenza di YouTube e il suo algoritmo per assicurarci di far arrivare poi in maniera naturale un pubblico simile e interessato a quello che facciamo. Chiaro fin qua a questo punto? Questo è molto, molto importante e fondamentale. Poi se avete domande scrivetele pure in chat che piano piano vi rispondo. Passiamo al secondo punto, al secondo elemento della sua strategia, ovvero il binge watching, scusate la pronuncia, binge watching, e soprattutto, parliamo di tempo di visualizzazione.
okay? Quindi c'è una l'elemento in questo caso è il tempo che le persone passano sui nostri video. Di cosa significa quindi in atto pratico? Allora, prima di dirvelo, vi chiedo subito intanto di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale attivando la campanella su tutte le notifiche per non perdervi le mie prossime live, video, eccetera. Così mi aiutate, mi sostenete con questo progetto per farlo conoscere a più persone possibili che magari là fuori sono un po' brancolano nel buio per quanto riguarda crescere su YouTube e quindi facendogli conoscere i miei contenuti gli date l'occasione di scoprire nuovi metodi e strategie. Detto ciò, facciamo quindi questa riflessione. Come ho detto già altre volte, YouTube, premia soprattutto i video che generano un alto watch time o tempo di visualizzazione. Cosa significa? Che più le persone stanno sui nostri video, più ovviamente, per logica, YouTube dice: "Ah, se le persone lo guardano fino alla fine o quasi, vuol dire che per quel tipo di pubblico è interessante e quindi lo promuovo di più". Se invece il watch time, il tempo di visualizzazione è molto basso, dice: c'è qualcosa che non va, allora gli do meno visibilità". Per farvi un esempio pratico, se avete un video di 10 minuti e la gente guarda 10 secondi, c'è qualcosa che non va, il pubblico non sta reagendo bene. Se invece ne guarda 8, 9 o addirittura tutti i 10 o anche magari poco più della metà, già, l'algoritmo gli piace e quindi lo spinge di più, per dirlo in maniera molto, molto semplice. Poi ovviamente è un argomento articolato che lo spiego in altri video. E quindi a questo riguardo lui cosa ha fatto? Ha, applicato, diciamo per così dire, 3 pilastri fondamentali legati proprio a questo tema. Il primo pilastro, ha a che fare con creare uno storytelling interessante con tanto di uso di effetti sonori. Come vi stavo dicendo, non vi ho ancora spiegato qual è il suo format, lui cosa porta, che tipo di video porta. Ve lo spiego subitissimo. Allora, essenzialmente lui porta delle conversazioni, come potete vedere adesso in questa immagine, tra gli utenti che chattano nella piattaforma Discord. Se non sapete cos'è Discord, ve lo spiego proprio in tempi record. È una piattaforma che è una via di mezzo tra WhatsApp, Telegram, il caro vecchio Skype e quindi si può fare davvero di tutto. Si può fare chat, si può fare chiamate, video audio, si possono creare delle stanze un po' come i vecchi forum di una volta, magari di suddividerli per categoria e quindi sono degli ambienti in cui ci si ritrova tra amici, tra una community interessata a un tema in comune, gli appassionati di un videogioco. Addirittura alcune aziende lo usano come sistema di assistenza, no, per fornire assistenza, consigli sul loro prodotto o servizio e quindi è un ambiente in cui si può parlare tanto. E cosa succede? Lui ha, praticamente adesso vi faremo anche vedere tra poco, vi farò vedere un pezzettino di un suo video, ehm, in cui mostra queste conversazioni. E quindi com'è che si applica lo storytelling? Noi siamo persone per natura, l'essere umano è una persona curiosa, quindi quando inizia una storia che magari ci immedesimiamo un pelino, siamo curiosi di capire come va a finire. È un po' il concetto base delle serie TV, no, inizia la storia, si sviluppa in un certo modo e noi siamo lì curiosi: come andrà a finire, cosa succederà adesso? E quindi l'ho applicato in una maniera molto interessante. E adesso voglio farvelo vedere così non stiamo troppo in troppi preamboli e vi faccio vedere adesso quest'esempio di cosa accade e ditemi se anche voi vi ha dato un po' questo senso, no, di, aspettazione di volerne sapere di più. Vi condivido il video su YouTube e ce lo guardiamo 2 secondi. Questo video si intitola "Quando un hacker trova la mia password" o trova la tua password in questo caso. Okay, interrompo qua perché un po' non vorrei che YouTube, mi tirasse le orecchie perché per il discorso copyright. Avete notato cosa è successo? Lui ha usato questo montaggio di questa conversazione tra lui e questo ipotetico hacker, ovviamente la storia è inventata, con gli effetti sonori proprio della piattaforma. Infatti il suono che avete sentito è il suono che fa, Discord quando riceviamo un messaggio, proprio "ta-tan, ta-tan", e quindi questo effetto sonoro, applicato come si dice, al seguire la conversazione che anche va abbastanza veloce, crea questo storytelling che ti incuriosisce, no, dice: "Ma cosa sta succedendo? Come ha preso la sua password? Adesso cosa succederà?"
e quindi insomma è una situazione un po', delicata che ci mette forse anche un po' di ansia in questo senso, ma un'ansia e di conseguenza quindi questo modo di comunicare ti tiene incollato, okay? Cosa ne pensate? Come vi sembra come aspetto? Anzi intanto commentate, vado ad aprire la porta che mi hanno suonato al citofono. Ecco, ci sono. Molto, molto interessante, Passiamo al secondo punto, intanto che scrivete in chat. Il secondo aspetto ci siamo, un attimo solo, eccolo qua. Ha a che fare con il concetto di passare da spettatore passivo anzi scusate che non ho condiviso, pardon, devo ricondividere la schermata, ecco qua. Dicevamo far passare gli utenti da spettatori passivi a spettatori attivi. Cosa significa, questo aspetto? Essenzialmente, come avete notato proprio da questo esempio di video che vi ho fatto vedere, accade una cosa interessante, no, cioè appunto c'è questa conversazione che è molto veloce, molto spedita, okay, non è che ci dà troppi secondi per leggere. Quindi questo ritmo molto spedito, molto serrato, porta gli utenti che sono super incuriositi e voglio capire cosa accade, a fare un gesto che, da un punto di vista di algoritmo premia tantissimo. Tornano indietro. Quindi magari portano indietro il video per dire: "Aspetta, aspetta, cos'è che stava dicendo?" E rimandano indietro per rileggere con calma quello che è successo. E di conseguenza quindi questo influisce positivamente sul watch time, quel famoso tempo di visualizzazione di cui parlavamo prima, okay? Ed è interessante questo elemento perché, come dicevamo prima, le persone, potrebbero annoiarsi se abbiamo dei tempi troppo lenti di comunicazione. Quindi mettere un po' di elementi che si scambiano tra di loro velocemente ci aiutano a tenere alta l'attenzione e perché no, magari a far dire alla persona: "Aspetta, fammi riguardare che non ho ben capito", oppure: "Aspetta, è molto interessante, voglio fissarmelo in mente", e quindi vanno indietro e riguardano di nuovo, okay, e questo è molto positivo per l'algoritmo e ovviamente ci aiuta e ci premia in termini di visibilità. Passiamo quindi al prossimo aspetto, la terza colonna di questo secondo punto della strategia, ovvero parliamo del TDV e il TDS. Okay, non sono codici strani, sono 2 elementi fondamentali che già uno un po' ve l'ho citato, ma adesso li approfondiamo. Allora, il TDV è il tempo di visione, quello di cui vi ho detto adesso. Quindi cosa fa lui? Lo ribadiamo per fissare bene questo concetto, fa in modo che le persone siano, interessate a guardare più e più volte i suoi contenuti. Quindi o tornano indietro e riguardano, oppure rimangono la storia la trovano così avvincente che ne vogliono guardare un altro. E qui si applica il binge watching, quello che vi ho detto prima, che è la stessa cosa che ci capita quando guardiamo le serie TV. Vi faccio questa domanda, poi nel caso ditemi la vostra opinione in chat. Quante volte vi è capitato di scoprire una serie TV che vi iniziate a guardarla e vi piace da morire, però col fatto che magari è iniziata un mese prima, ci sono già disponibili, che ne so, 10 puntate e vi state appassionando così tanto che ve le guardate una dietro fila, magari nella stessa sera. Questo è un effetto perché? Perché siamo così appassionati alla storia che vogliamo continuare a vedere la storia come va avanti. E lui ha creato questo stesso effetto, ha creato tante piccole storie magari comunque separate tra loro, ma molto interessanti, molto avvolgenti, con uno storytelling avvolgente, che è successo anche a me 'sta cosa, che ho iniziato a guardarne uno, poi ne guardano un secondo e poi ne guardano un terzo e via, e così via, e così via. E quindi il tempo di visualizzazione cresce a dismisura. Ma c'è un elemento fondamentale che noterete se poi andrete a, scuriosare nel suo canale. I suoi video durano al massimo 2 minuti e mezzo/3, okay, sono video molto brevi. E uno potrebbe dire: "Ma come faccio a generare watch time con video così brevi?" Proprio applicando questo principio, cioè creando uno storytelling o un modo di comunicare che fa venir voglia alle persone di continuare a guardare anche gli altri video, okay, e di conseguenza questo genera un watch time più alto che è la somma di più video, okay, non dobbiamo per forza affidarci a un solo video lungo,
ma possiamo appunto affidarci a più video pubblicati. Ed è anche per questo che molto spesso quando uno mi chiede: "Marco, quanto deve durare un video in media?" Per chi inizia gli consiglio di fare sempre video di massimo 4, 5 minuti, okay? Grande ti bevo, ha detto hai appena confermato che anche a te ti capita quando guardi qualche serie TV, grande. E quindi come dicevo, anche se facciamo video brevi, il watch time sale velocemente perché sono tutti molto interessanti, molto immediati, che magari vanno subito a risolvere un problema, o un bisogno o un obiettivo di una persona. Ma non solo, lui fa anche c'è un altro elemento che YouTube tiene in altissima considerazione, che è il TDS, ovvero il tempo di sessione. Che cos'è il tempo di sessione? A differenza del tempo di visualizzazione, è il tempo che le persone passano all'interno di YouTube, okay, quindi indipendentemente da che video guardano, YouTube calcola il tempo che una persona, passa all'interno di YouTube stesso. Quindi lui cosa ha fatto? Ha preso 2 piccioni con una fava. Da una parte facendo tanti video con uno storytelling avvincente, divertente, che fa ridere, che, viene voglia di come insomma, come si dice in gergo, un video tira l'altro, aumenta il watch time. Ma dall'altra aumenta anche il tempo di sessione, perché le persone per guardare più video rimangono su YouTube per più tempo. E anche questa cosa, questo elemento YouTube premia tantissimo i canali che riescono a raggiungere questo secondo obiettivo. Quindi anche voi cercate di creare video che portino le persone a, volerne sapere di più, continuare a seguirli. Non fate in modo che, quando hanno finito di vedere un video, simbolicamente parlando, si sentano con la pancia piena, okay, che dico: "Oh, okay, sono a posto", ma che vogliono, come si può dire, vengano invogliati a continuare, no, un po' come quando mangi una patatina, poi te ne voglia di un'altra ancora e quindi non ti fermi più. Quindi ogni video potrebbe essere uno strumento, un modo per portare poi la persona a volerne sapere di più e a continuare a guardare i nostri video. E, a livello diciamo strategico e tecnico, 2 strumenti che ci aiutano anche a rendere più dinamico questo processo sono le schede, quindi quelle cosine che appaiono in alto a destra dei nostri video che possiamo impostare e far apparire in un momento qualsiasi di video e che possiamo usare per consigliare altri contenuti, oppure le schermate finali, che come dice il nome, appaiono nella parte finale del video, possono essere altri video, il tasto iscriviti e cose di questo genere. Poi di questo comunque, ne ho parlato di più e approfondito in un altro video che trovate sul canale. E quindi se usate questo meccanismo, invogliate ancora di più le persone a volerne sapere di più. Per esempio, su un video parlate del tema A e magari nelle schede consigliate il tema B, che è correlato al tema A. Quindi, che ne so, abbiamo qua Tibevo, che conosco bene, che si occupa comunque del mondo food and beverage. Se io faccio un video in cui ti consiglio, un vino per da abbinare, che ne so, a piatti di mare, potrei collegare un video in cui gli dico: "Guarda, okay, ti ho consigliato i video su quelli i vini per il cibo, pesce, eccetera. Guarda quest'altro video invece per abbinare i vini in cui abbino la carne", okay, oppure i dolci. Quindi fai sempre un abbinamento di video, ho usato il termine abbinamento non a caso, perché appunto uno dice: "Okay, ho visto quelli da abbinare al pesce, ma se io cucino la carne" e ti mostro anche quelli, o magari per i dolci e ti abbino anche quello. E quindi si crea questa catena che di un video che consiglia l'altro e la gente continua a guardare, guardare, guardare e genera tantissimo tempo di visualizzazione e di sessione. Chiaro questo punto? Perché è un po' particolare, nel caso riguardatevi la live perché è molto, molto importante. Passiamo quindi al terzo elemento della strategia generale, del piano strategico, di questo metodo che usa Beluga, ovvero quello di creare titoli e miniature irresistibili. E qui lui ha applicato degli elementi, mi raccomando segnateveli perché qui sono delle strategie super potenti. Ma prima vi voglio fare una domanda. Guardate queste miniature che sono tutte miniature del suo canale. Secondo voi che cosa hanno in comune? Che cosa hanno in comune tutte queste miniature? Provate a pensarci un attimo e ditemi la prima cosa che vi viene in mente. Non so, cosa vi sembra che abbiano di simile, cosa le accomuna e vediamo insieme se riuscite a capire un po'. Guarda, mi tolgo anche un attimo la fotocamera, così potete vederlo per bene. Ci sono alcuni elementi fondamentali che lui ha usato e che sono risultati molto, molto forti per
per far sì che le persone cliccassero su queste immagini, quindi aumentassero un altro parametro che si se che praticamente si chiama click to rate, cioè la differenza tra quelli che vedono solo l'immagine e quelli che ci cliccano. Okay, intanto vediamo che qualcuno ha già risposto. Allora, Casa Etica dice: "Sembrano degli screenshot", bravissimo, okay. Poi dice invece Ti bevo: "L'immagine richiama il titolo del video che non viene inserito nella miniatura". Bravo anche questo, bravissimi, avete trovato degli elementi molto, molto interessanti. Quindi adesso vi do una spiegazione più strategica, più completa. Primo punto: come noterete, le immagini, le miniature che lui usa sono volutamente di bassa qualità. Guarda, mi rimpicciolisco così le vedete bene. Quindi sono un po' sgranate, sono appunto anche degli screenshot, e quindi insomma sembrano buttate lì, ma non è così. È stato il suo modo per distinguersi da cosa? Da un mondo di perfezionismo, di miniature, fatte ad hoc, nei minimi dettagli, con immagini super realistiche, super qualitative, che non è sbagliata, attenzione, è soltanto un modo per, essere diversi. E quindi lui cosa ha fatto? Ha inserito delle immagini che possono sembrare banalmente buttate lì, ma in realtà sono state scelte strategicamente per un motivo, per mettere curiosità e altri elementi che adesso vedremo. Un altro elemento interessante è il termine "quando". Lui usa nei suoi titoli, in questo caso parliamo di titoli, il termine "quando". Quando tu, quando il tuo, quando un hacker, quando la mamma. Ecco, il termine "quando" è un elemento narrativo che se siete un po' esperti in questo tema, fa parte delle famose 5 V: chi, come, quando, dove e perché, che nella narrativa sono molto forti, utili per raccontare e fare un ottimo storytelling. E quindi mettere il "quando" mette in evidenza, un elemento, diciamo, personale nelle persone, scusate il gioco di parole, che gli permette di immedesimarsi. Per esempio, no, quando tua mamma scopre che non hai fatto i compiti, quando un hacker ti ruba la password, sono cose che sono capitate a tante persone e quindi le persone col fatto che si trovano, un po' chiamate in causa, rafforza il livello di curiosità per capire come andrà a finire la storia, no, cosa succederà, cos'è accaduto, e porta le persone a voler guardare il video, in poche parole. Un altro elemento, in questo caso sempre dei titoli, quindi facciamo un attimo una parentesi nei titoli, che in realtà, Galassia 61 un po' ehm, ha identificato anche lui, è l'uso di numeri, okay, ma non numeri particolari, numeri totalmente a caso, okay? Anche in questo aspetto, in base alla mia esperienza e ai dati che ho raccolto nel tempo, mi sono reso conto che usare numeri, diciamo, passatemi il termine, tondi, quindi 90, 100, 10, 30, numeri quindi completi, numeri interi, okay, non sono molto efficaci quanto lo sono invece i numeri più precisi, numeri più, diciamo, specifici. E quindi lui cosa fa? Nei suoi titoli, quando fa un video di questo genere, mette dei numeri totalmente random, a caso, no, come possiamo vedere in questo esempio, no, ha messo, per esempio, "Ho lasciato a 841.709 persone la mia password di Netflix", e quindi mostra cosa è accaduto. Oppure ho lasciato che 833.059 persone, correggessero o modificassero i miei compiti di scuola. E quindi fare questi numeri precisi mettono una curiosità pazzesca. Dice: "Ma perché proprio quel numero?" E quindi se poi andate a vedere quei video, vedrete anche questa massa di persone che reagiscono, agiscono in questo contesto, è veramente super divertente e intrigante, no, proprio crea, insomma molta curiosità. Allora, intanto anche la cucina, delle Alpi alla Sicilia ha detto una cosa interessante: "Le miniature devono richiamare il titolo del video, ma aggiungendo qualcosa in più per me", cioè nel senso dal suo punto di vista. Ed è proprio vero, è proprio così. La miniatura
adesso poi ci arriviamo anche intanto vi faccio vedere anche un altro esempio di numeri casuali, non deve essere la fotocopia del titolo. Molti fanno questo errore, cioè di, mostrare nella miniatura quello che c'è anche nel titolo. È la cosa più sbagliata del mondo. La miniatura è la prima cosa che salta all'occhio, perché è scientificamente provato che un'immagine all'occhio umano salta più all'occhio, è più facile da ricordare di un testo scritto. Quindi, se noi usiamo degli elementi che poi non sono nel titolo, ma comunque, danno contesto a quello che la persona vedrà nel video, quindi mettono curiosità, possono influire positivamente su quello che poi sarà il click to rate, quello che dicevamo prima, quindi il numero di persone che cliccheranno effettivamente sulla miniatura e vedranno il video. Quindi questo è un aspetto fondamentale. Un altro elemento, tornando ai titoli, è che, come noterete, o avrete forse già notato, tutti i suoi titoli sono di massimo 33 caratteri. Quindi in questo caso lui ha scelto la strategia di fare dei titoli molto brevi, ma allo stesso tempo esplicativi. Quindi niente giri di parole, va subito al punto per, mostrare quello che sta per accadere nel video che guarderanno. Quindi anche voi non vi dico magari di fare proprio 33 caratteri, però più il titolo è breve, più la persona anche, riesce a leggerlo perché è più leggibile, soprattutto da mobile. Perché se noi guardiamo i video da telefono, molto spesso YouTube, se il video è troppo lungo, lo taglia e quindi ne vediamo solo un pezzo. E se magari la parte interessante del titolo, che metteva curiosità, era più verso la fine piuttosto che l'inizio, rischiamo di perdere un po' di potenza in termini di, portare le persone a cliccarci sopra, quindi di convincerle a guardare il video. Quando invece facciamo dei titoli abbastanza brevi, diciamo che si può veramente, attirare subito l'attenzione e il mix tra miniatura curiosa e titolo esplicativo breve si possono davvero ottenere grandi risultati. Quindi se volessimo dare una formula totale, completa del sistema usato proprio da Beluga, è questo qui: affermazione più intrigo. In che senso? Significa che la miniatura dà l'intrigo, okay, quindi mette curiosità, porta la persona a incuriosirsi, no, infatti se poi non so se l'avete notato, ma alcune peculiarità delle sue miniature sono appunto che sono screenshot, quindi immagini reali che la persona ci si può immedesimare. Banalmente ha anche inserito testi anche sgrammaticati. Cioè, se non avete notato, alcune miniature hanno delle frasi sgrammaticate, sbagliate, con delle lettere errate o più di una lettera, o comunque con elementi che, ti scombussano un attimo, dici: "Ma come? Cos'è sta roba?" E quindi ti mette ancora più curiosità. E come dicevo, contestualizza. Quindi già con quelle immagini ti fa capire cosa sta per accadere o cosa sta facendo. E con il titolo spiega cosa accadrà. Quindi ti dice una spiegazione più chiara di quello che sta per accadere. Quindi la miniatura mi fa questo effetto shock, invece il titolo mi dice cosa sta per accadere, quindi mi dà più, informazioni, che però non sono informazioni per dirmi tutto, ma per alzare il livello di curiosità nei confronti del contenuto. È chiaro? E quindi tutti questi elementi raggiungono un obiettivo fondamentale, ovvero che rende, nello specifico soprattutto le miniature, immediatamente riconoscibili. Per chi? Per quel pubblico che mastica quel tipo di situazioni, realtà, storie. Ovviamente parliamo di persone che magari in questo caso conoscono bene Discord, che già l'hanno usato, che hanno avuto delle discussioni, che la usano tutti i giorni per giocare, per stare con gli amici, piuttosto che per lavoro. E quindi come potete anche voi applicarlo? Usate immagini e parole che sono di uso comune per il vostro pubblico di riferimento, okay? A volte quando si è esperti di qualcosa si fa l'errore di pensare che quello che per me è normale lo sia anche per il mio pubblico di destinazione, per il mio potenziale cliente addirittura, ma non sempre è così. Quindi quando scegliete un'immagine per parlare di un tema, mettete qualcosa che per la persona fa parte del suo quotidiano, qualcosa che quando la vede dice: "Caspita, questa cosa, mi dice qualcosa, cioè è una cosa che io già conosco, che so di che si tratta". Quindi insomma, in poche parole, qualcosa che le persone possono
in cui possano immediatamente immedesimarsi, okay? Per esempio, se voi andate a vedere, l'ultima miniatura di un mio video, ho usato delle immagini, in particolare i numeri, perché sono cose che per chi usa YouTube sono la quotidianità. Vedere le visualizzazioni che crollano o che aumentano sono elementi che a livello di sentimenti, di emozioni sono molto forti. La paura di fare poche views, la paura che il video venga bloccato, che venga, magari penalizzato. Sono tutte paure talmente forti che quando tu ti trovi davanti un'immagine e un titolo che ti dice che c'è un metodo per salvarti da questa difficoltà, la persona ci clicca immediatamente. Quindi fate questa stessa riflessione applicandola al vostro settore. E sicuramente immagini ci sono, parole ci sono, basta fare un po' di ricerche, fare chiacchiere con chi è nel vostro mondo, analizzare altri siti web, community, forum, gruppi WhatsApp piuttosto che Telegram e vedrete che piano piano che farete queste ricerche identificherete quali sono gli elementi che sono comuni di tutti i giorni per il vostro pubblico e quindi andate a replicarli, a riutilizzarli nei vostri video. Tutto chiaro fin qua? Ciao voce della ricchezza, ti ringrazio di cuore, grazie mille, mi fa tanto piacere che ti stia piacendo. Quindi, per riassumere, facciamo un breve ripasso di quello che abbiamo visto oggi. La strategia usata da Beluga si svolge in 3 passi. Passo numero 1: catalizzatori di crescita. Utilizzate la cross promotion, quindi avete già un vostro pubblico, che può essere newsletter, può essere gruppi Telegram, gruppi WhatsApp, può essere un altro profilo social, fate conoscere il canale perché quel pubblico sarà il primo a sostenervi e questo aiuterà l'algoritmo a imparare velocemente a conoscere velocemente il vostro canale e a consigliarlo al pubblico ideale, al pubblico che sta cercando quello che fate voi. Usate la SEO, quindi imparate a usare le tecniche della SEO che sono fondamentali e vi posso dire questo ragazzi, oggi sono ancora pochissimi quelli che fanno SEO in maniera strategicamente corretta, quindi imparatela bene. Io ho dei video sul canale, ma faccio anche dei corsi, della formazione, nel caso vi lascio anche di quei link anche di questi in modo da esplicarla nel migliore dei modi e soprattutto create contenuti evergreen, contenuti che se lo guardo oggi è bello, se lo guardo fra 6 mesi è fantastico, se lo guardo fra 1 anno è fenomenale, perché è sempre utile. Punto numero 2: tempo di sessione e tempo di visualizzazione. Lavorate sullo storytelling per creare contenuti che le persone vorranno guardare dal primo all'ultimo secondo o quasi, ma soprattutto che li invoglino a guardare anche altri vostri video. Per aumentare questi 2 tempi, tempo di visualizzazione, tempo che le persone passano sul vostro video e il tempo di sessione, tempo che le persone passano sulla piattaforma. Entrambi elementi che YouTube, se lo facciamo bene, ci premia. E infine, punto numero 3, titoli e miniature con la formula affermazione più intrigo. La miniatura crea intrigo, crea curiosità, il titolo fa un'affermazione forte che rafforza la curiosità, ma informa in modo che la persona sappia cosa sta per vedere e quindi sia invogliata a cliccare sul nostro video. Bene, quindi ci possiamo fermare qua per oggi. Avete dubbi, domande? La cucina delle Alpi dice: "Ottimi consigli, anche la visione consigliata delle playlist e la condivisione". Assolutamente, assolutamente sì. Quindi, insomma, questa era un po' la storia di questo canale, molto interessante, che ho scoperto un po' di tempo fa, mi sono detto: "Dai, andiamo un po' a studiarcelo, un po' a vederlo e a capire come possiamo trasformarlo in un elemento per far crescere il nostro di canale". Ti ringrazio Silvia, grazie anche a te per le tue bellissime parole. Quindi ragazzi, se non ci sono dubbi o domande, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdere le prossime live e contenuti. Inoltre, non l'ho detto all'inizio, lo dico adesso, purtroppo la mia memoria ogni tanto fa cirecca, vi invito anche a entrare nel mio gruppo Telegram riservato. Trovate in descrizione e anche poi metterò nel primo commento il link per entrare, dove troverete risorse esclusive, contenuti che non porto per il pubblico in generale su YouTube e potrete interagire con me, con altri creator e quindi sarà un luogo in cui tutti insieme ci aiutiamo per crescere. Grazie anche a te, come risparmiare veramente. E quindi vi ringrazio di cuore per questa
sera pomeriggio passati insieme e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, da Marco.